Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo alcune applicazioni pratiche della funzione scarto di Excel, che si rivela particolarmente importante in due situazioni: la creazione di meccanismi di convalida dati e la realizzazione di grafici dinamici e interattivi. Grazie a Scarto, infatti, possiamo creare elenchi a discesa dinamici che si aggiornano da soli quando aggiungiamo o togliamo valori dall'elenco. Inoltre, usando Scarto, possiamo fare in modo che i grafici si adattino automaticamente ai dati disponibili, senza dover modificare ogni volta l'intervallo di origine. Nei prossimi minuti vedremo esempi pratici di come usare Scarto sia nella convalida dati che nei grafici, così potrai rendere i tuoi file più automatici, flessibili e professionali. Sei pronto? Iniziamo! In questo primo esempio utilizziamo la funzione Scarto per creare meccanismi di convalida intelligente. L'impiego della funzione Scarto, come vedrai, si rivela molto più efficiente rispetto alle combinazioni di funzioni indirizzo, indiretto e rifriga analizzate nei video precedenti. Per mostrarti il funzionamento della formula che genererà l'elenco dinamico che inserirò in convalida dati, mi posiziono in una cella del foglio di lavoro ed inserisco la funzione Scarto. Come primo argomento, il riferimento alla cella iniziale, seleziono la cella A1. A questo punto, siccome il primo allievo dell'elenco si trova nella riga sottostante, digito come secondo argomento 1 e successivamente come terzo argomento 0. Poiché non mi voglio spostare verso destra di alcuna colonna. In questo modo ho individuato la cella A2. Dopo aver digitato punto e virgola, inserisco il quarto argomento, l'altezza dell'intervallo. Per ottenere questo dato utilizzo la funzione conta valori e come argomento di questa funzione seleziono l'intera colonna A. Chiudo la parentesi e sottraggo 1. Poiché al numero dei valori contenuti in colonna A devo sottrarre la riga del titolo. Passo ora al quinto argomento, digitando punto e virgola, ed inserisco 1, poiché la larghezza del mio elenco è di una colonna. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, l'elenco è stato estratto alla perfezione e anche aggiungendo qualche allievo, l'elenco si aggiorna e questo accade anche eliminando qualche allievo dall'elenco. A questo punto non devo far altro che rientrare nella cella contenente la formula appena inserita, selezionare l'intera formula nella barra della formula, copiarla, CTRL-C, uscire dalla formula, ESC, e con la formula presente in memoria posso inserire la convalida dati in cella C2. Nella scheda dati clicco sul pulsante convalida dati, consento un elenco e nel campo origine incollo la formula appena copiata, confermando successivamente con OK. A questo punto posso cancellare la formula utilizzata e verificare la bontà del risultato ottenuto. L'elenco in convalida è presente e completo ed eliminando qualche allievo, quest'ultimo dovrebbe aggiornarsi di conseguenza e così accade. E questa cosa si verifica anche quando aggiungiamo nuovi allievi nell'elenco. Come avrai notato, la formula utilizzata è molto più semplice di quelle create nei video precedenti. Vediamo ora come si crea un grafico interattivo. In questo esercizio voglio mettere a confronto graficamente i dati relativi alle vendite trimestrali di matite, gomme e pennarelli effettuate in 3 diverse cartolerie. Per mezzo di 3 pulsanti di opzione posso raggiungere il mio obiettivo utilizzando un solo grafico. Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provarci tu, altrimenti resta in ascolto e ti svelerò il trucco. Il grafico che vedi non seleziona i dati da alcuna delle 3 tabelle qui a sinistra, bensì da una tabella nascosta sotto il grafico stesso. I 3 pulsanti di opzione sono stati collegati a questa cella gialla, il cui valore varia fra 1 e 3 in base al pulsante scelto. Ti mostro ora le formule utilizzate. Per ottenere il titolo della tabella ho utilizzato la funzione Scarto. Come cella di partenza ho selezionato la cella A1
e a partire da questa cella mi sono spostato di un numero variabile di righe verso il basso. Siccome i tre titoli sono distanziati di 6 righe l'uno dall'altro, ho sottratto al valore presente in cella J5, la cella di colore giallo, il valore 1, in modo da ottenere una numerazione che va da 0 a 2. In questo modo, facendo 6 per 0, ottengo come risultato 0 ed Excel rimarrà in cella A1. Facendo 6 per 1, il risultato sarà 6 ed Excel si sposterà in basso di 6 righe, ottenendo il secondo titolo. E con 6 per 2, Excel si sposterà verso il basso di 12 righe, ottenendo il terzo titolo. Per concludere, il terzo parametro della funzione scarto, il parametro colonne, è stato impostato al valore 0, in modo che Excel non si sposti verso destra di alcuna colonna e resti nella colonna A. Come puoi notare premendo invio, utilizzando i vari pulsanti di opzione, il titolo cambia di conseguenza. Per quanto riguarda i dati presenti in tabella, ho utilizzato la stessa strategia. Per mezzo della funzione scarto, ho scelto come cella di partenza la cella B3. Mi sono abbassato di un numero di righe variabile proprio come in precedenza. Come terzo parametro ho digitato 0 per non spostarmi verso destra ed ho impostato un'altezza di 3 righe e una larghezza di 4 colonne, in modo da estrapolare tutti i dati presenti in tabella. Premendo invio e utilizzando i pulsanti di opzione, puoi notare come questi dati variano di conseguenza. A questo punto, selezionando quest'area di lavoro, ho inserito un grafico a barre, colonne 3D, che poi ho formattato adeguatamente. Per ottenere un titolo variabile, ho cliccato qui sul titolo, ho digitato uguale e come puoi notare l'uguale compare qui nella barra della formula e successivamente ho selezionato la cella contenente il titolo variabile. Premendo invio ho ottenuto un titolo che si aggiorna automaticamente. Successivamente ho formattato il grafico utilizzando i colori presenti in tabella e ho sovrapposto il grafico creato alla tabella, allineandolo alle celle tenendo premuto il tasto Alt. Vediamo ora come si può ottenere un grafico dinamico. Nel prospetto qui a sinistra sono riportate quantità mensili suddivise per trimestre. Per mezzo di una barra di scorrimento collegata alla cella gialla che vedi qui, è possibile selezionare un trimestre e rappresentare graficamente i dati ad esso relativi. Se vuoi, puoi mettere in pausa e provarci tu, altrimenti continua a seguirmi. Nel caso tu non sapessi come si inserisce una barra di scorrimento, un pulsante di opzione o un qualsiasi altro controllo modulo di Excel, ti invito a scrivermelo qui sotto nei commenti e ti preparerò alcuni video sull'argomento. Vediamo ora come si crea un grafico di questo tipo. Per prima cosa, utilizzando la funzione scarto, devo riuscire a creare dei nomi definiti che si riferiscono a intervalli variabili. Osserva l'asse delle categorie del grafico. Quando il valore nella cella gialla è 1, vengono selezionati i primi 3 mesi dell'anno. Quando il valore è 2, i 3 mesi successivi. Il nome che creerò dovrà dunque individuare questi 4 intervalli del foglio di lavoro. Mi posiziono in una cella qualsiasi ed inserisco la funzione scarto. Come cella di partenza utilizzo la cella B2 che blocco mediante il tasto F4. Digito punto e virgola e mi pongo la domanda: di quante righe mi devo spostare verso il basso? Questo numero è variabile e può essere 0 per il primo trimestre, 3, 6 oppure 9. Posso ottenere questo risultato in questo modo: moltiplico 3 per il valore contenuto nella cella gialla e 2, che blocco mediante il tasto F4. In questo modo, siccome la cella gialla assume i valori 1, 2, 3 e 4, otterrò i risultati 3, 6, 9, 12 e siccome io voglio i risultati 0, 3, 6 e 9, devo diminuire di 3, meno 3, il risultato ottenuto. A questo punto digito punto e virgola ed inserisco il valore 0, in modo che Excel rimanga nella stessa colonna. Successivamente digito punto e virgola e dico a Excel che ogni intervallo deve avere un'altezza di 3 righe e una larghezza di una colonna. Chiudo la parentesi e premo invio.
Come puoi notare utilizzando la barra di scorrimento, otteniamo il risultato desiderato. Ora rientro nella cella contenente la formula, copio la formula qui nella barra della formula, CTRL-C e premo il tasto ESC. Nella scheda formule clicco sul pulsante Definisci nome, inserisco il nome mesi e qui in basso, nel campo riferito a, incollo la formula appena copiata, confermando successivamente con OK. Siccome io ho già generato questo nome, annullo l'operazione. Ora, con un nuovo nome, voglio individuare i valori mensili. A partire dalla formula già inserita, vado a modificare il terzo parametro e al posto di 0 digito 1. Confermando con invio, riesco a estrarre i valori mensili variabili. Infatti, utilizzando la barra di scorrimento, puoi notare che essi si modificano contestualmente. Come in precedenza, copio la formula appena inserita, CTRL-C, ESC e nella scheda formule clicco di nuovo sul pulsante Definisci nome. Inserisco il nome valori, incollo la formula appena copiata e confermo con OK. Come al solito io annullo l'operazione. Infine, per fare in modo che anche il titolo del grafico si modifichi contestualmente, intervengo di nuovo nella formula appena generata e nel terzo parametro al posto di 1 digito -1, in modo da ottenere uno spostamento verso sinistra di una colonna. In questo caso però modifico il quarto parametro e al posto del valore 3 digito 1, poiché voglio ottenere le scritte primo trimestre, secondo trimestre e così via, e queste scritte hanno l'altezza di una sola riga. Premendo invio posso notare, utilizzando la barra di scorrimento, che vengono estratti correttamente i trimestri. Per concludere, copio di nuovo la formula, CTRL-C, ESC e di nuovo nella scheda formule clicco su Definisci nome, inserisco il nome periodo, incollo la formula appena copiata e confermo con OK. Una volta che i nomi sono stati inseriti, posso cancellare la formula di appoggio e senza selezionare alcun dato inserire un grafico. Io seleziono un grafico a barre, colonne 3D. Ora devo selezionare i dati da inserire nel grafico. Clicco sul pulsante Seleziona dati e inserisco le voci leggenda cliccando sul pulsante Aggiungi. Qui è importante ricordare una cosa. Prima di inserire un nome definito, è necessario selezionare la linguetta del foglio di lavoro, in modo che venga inserito il nome del foglio. A questo punto premo il tasto F3 e seleziono il nome periodo con un doppio clic. Mi posiziono ora qui sotto, cancello quello che ha scritto Excel, seleziono di nuovo il nome del foglio, premo il tasto F3 e scelgo con un doppio clic il nome valori. Confermo ora con OK e vado a modificare le etichette dell'asse orizzontale, l'asse delle categorie. Clicco sul pulsante Modifica, seleziono nuovamente la linguetta del foglio di lavoro, in modo da individuare il nome del foglio, premo il tasto F3 e faccio doppio clic sul nome mesi, confermando successivamente con OK. Ora che ho individuato il titolo del grafico, i valori e le etichette dell'asse delle categorie, posso confermare con OK, ottenendo il mio grafico dinamico che si modifica contestualmente in base alle scelte operate mediante la barra di scorrimento. Ora non dobbiamo far altro che formattare il grafico ed allinearlo alle celle mediante il tasto Alt. Come ti avevo anticipato, la funzione scarto si rivela davvero magica e il suo utilizzo combinato con i controlli modulo rende i nostri fogli di lavoro davvero interattivi. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!